Salve amici del cuore, come state? Tutto bene? Oggi siamo qua con un video sulle riflessioni della vita. Oggi parlerò sulla anima. Cos'è l'anima? Qualcuno si è già domandato, la mia anima è bella, la mia anima è splendente. Allora, ho ricercato sul dizionario per avere un'informazione più da dizionario. In una ricerca nel dizionario, l'anima è la parte incorporea e immortale dell'uomo, secondo alcune religioni. È l'essenza. Dal latino anima, connesso col greco animus, soffio, vento. In molte religioni tradizionali, spirituale e filosofia è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, ritenuta distinta dal corpo fisico. La maggior parte delle religioni afferma che sia Dio a creare o generare le anime. I termini anima e spirito vengono spesso usati come sinonimi, anche se il primo può essere legato al principio vitale di una persona. Anche la parola anima e psiche possono essere considerate sinonimi, anche se psiche è relativamente più fisiche, mentre l'anima è collegata alla metafisica e alle religioni. Come siamo venuti al mondo? Tutti abbiamo un corpo fisico. Chi è abituato a meditare, pregare, fermarsi un momento in silenzio con una musica, con il suono della natura, e chi è abituato a fermarsi per alcuni minuti per connettersi con se stesso, col suo interiore o con quella che in tanti chiamiamo anima. Voglio connettermi con la mia anima. Rimanere un momento in pace, riflettere sulla vita. Tu ti sei già fermato un momento? Hai già provato a rimanere per alcuni secondi senza pensare a niente, guardando fisso nel nulla e cercando di fermare i tuoi pensieri? Ogni tanto io faccio così, stop! E mi fermo, non voglio pensare a niente, non è facile, però ogni tanto ci vuole, perché siamo sempre lì con la testa piena di pensieri, pensiamo a tutto, siamo preoccupati, siamo sempre a pensare cosa fare, cosa non fare, quello che è successo e quello che non è successo. Però ci vuole fermarsi ogni tanto e dire al nostro subconscio stop. Hai già provato a rimanere per alcuni secondi senza pensare a niente? Se ancora no, prova. Trova un posto tranquillo, si riesce anche da solo, e se non riesci prendi una cuffia, scegli una musica strumentale, una musica rilassante, chiudi gli occhi per un momento e cerca di connettersi con il tuo cuore, col tuo interiore, con la tua anima. Proviamo a fare questo insieme per alcuni secondi. Possiamo chiudere gli occhi e sentire il ritmo e provare a non pensare a niente. Possiamo immaginare una luce come la luce del sole o della luna o delle stelle prima di cominciare la nostra riflessione a proposito di cosa è la nostra anima. Rimani qua con me, se vuoi rimanere qua con me per un breve momento e ascoltare questa dolce musica. Alla fine di questa pausa che faremo insieme, conterò dal rovescio da 9 a 0 e poi possiamo aprire gli occhi e torneremo alla nostra riflessione. Cominciamo?
rilascia un bel respiro. Ah, che bello che è fare una pausa, no? Sentirsi un po' leggero, lasciare andare un po' dei pensieri. Come state? Vi sentite meglio dopo questa pausa? Io sì, io già mi sento meglio, basta poco. Io credo che esiste una forza maggiore che regola l'universo. Questa forza, o come tanti credono Dio, eh, ha cercato di inviare dei maestri come Gesù, come Buddha, come i profeti biblici, come tanti santi per orientare la umanità. Il fenomeno anticristo. Qualcuno avrà già sentito parlare del fenomeno anticristo, che secondo me non è una persona, ma è qualcosa che è stato creato per deviare la nostra attenzione, per causare conflitto tra la gente, per generare il razzismo, i preconcetti, i pregiudizi, deviando l'attenzione da noi stessi e dagli altri, anche dalla nostra anima. Per esempio, cosa potrebbe essere questo fenomeno anticristo? Può essere la media, il fake news, i social, la politica, l'economia, tutti quei fenomeni che esistono per disturbarci, per deviare la nostra attenzione da noi stessi, dalla nostra anima, dalla nostra essenza e far sì che non ci crediamo più nella vita, dimentichiamo cos'è il rispetto verso l'altro, la pazienza, l'amore incondizionale. E secondo me questo è un fenomeno anticristo. Per questo noi non dobbiamo dimenticare di riconnettersi con la nostra anima, di fermarci un attimo ogni tanto quando la nostra mente è piena di pensieri. Fermiamoci un attimo e facciamo una pausa, un stop, e cerchiamo il silenzio, cerchiamo di connettersi con la nostra anima per cercare di stare bene con noi stessi e anche con gli altri. Cerchiamo di capire perché siamo qua adesso, perché siamo venuti al mondo, perché siamo nati in questo pianeta. Dove possiamo trovare la risposta per queste domande? Dobbiamo fermarci e guardarci dentro. Ci sarà un perché, ci sarà un'anima, un'essenza invisibile che fa parte di questo corpo fisico. Questa essenza che molte volte ci guida a fare qualcosa di bene, che ci fa sentire bene. La nostra anima parla con noi attraverso la nostra intuizione, i nostri presentimenti. È lei che crea le nostre idee, i nostri pensieri. Perché si dice che una persona è cattiva o è senza un'anima? Secondo me perché questa persona non si è sviluppata. Sfortunatamente questa anima non ha avuto l'opportunità di crescere in un ambiente propizio per essere sviluppata, però questa anima è lì, ma non si è ancora svegliata, come se fosse una nebbia vuota, è come se fosse una nebbia vuota dentro del nostro corpo fisico. Niente ha un senso per questa nebbia, che è la nostra anima e che è con noi da quando siamo nati, che già era lì prima che nascevamo. Questa comincia a fare parte del nostro corpo fisico a partire da come siamo creati e va formandosi in base a come siamo educati. Come può una persona dare amore
e di essere buona se questa persona è stata modellata nella cattiveria. Tante volte questa persona non ha ricevuto l'amore già nel ventre materno. Molte volte cresce in un ambiente pesante, senza nutrimenti, senza amore e di conseguenza la sua anima si va a formare nel contesto dove cresci. Tutti siamo nati con un'anima pura, nuova e dotata del libero arbitrio e con tempo le influenze esterne finiscono per farci diventare persone migliori o persone peggiori. Dipenderà dal momento. Ognuno di noi avrà il suo momento per risvegliarsi e per cercare il modo di correggere i nostri errori. È per questo che siamo qui. Tutti gli esseri umani hanno la possibilità di redimersi, di rincontrarsi. Anche il più cattivo del mondo ha l'opportunità di provare a essere la migliore versione di se stesso, di provare a essere meglio di prima. Questo non vuol dire che i suoi peccati saranno perdonati o che il suo karma negativi saranno aboliti da un giorno all'altro. La nostra anima è come se fosse un microchip che immagazzina tutto quello che facciamo in un'esistenza, in questa vita, come una memoria dove rimane registrato tutto quello che abbiamo fatto di buono o di male nel contesto in cui viviamo. Questo microchip è eterno. Quando il nostro corpo fisico si spegne, questo microchip, questa memoria rimane registrata per una nuova tappa dove torneremo per pagare nel caso di un debito negativo o per ricevere nel caso di un credito positivo. È per questo che io credo nella reincarnazione, nel ritorno di questa anima per vivere momenti di sfida o momenti felici, così per poter evoluire e cercare di crescere spiritualmente fino ad arrivare a un'esistenza dove avremo un'anima maestra, un'anima di luce o un'anima condannata, un'anima che dovrà passare per diverse sfide, sempre con il libero arbitrio di decidere se continuare a regredire o a progredire. Cosa pensate di questa riflessione? Questo che volevo passare, questo messaggio che volevo passare per riflettere sulla nostra anima. Vorrei sapere cosa pensate di questa riflessione. Lasciatemi un commento qui sotto. Sì. Prima di finire vorrei suggerire un bel film, un film cartoon che ho visto, molto carino. È stata una suggestione della mia professoressa del corso di numerologia cabalistica. Si chiama Soul, è molto interessante. Cercate, se riuscite, della Disney, se riuscite andare a vedere questo film. Lì penso che fa vedere un po' come penso che sarebbe l'anima, non solo io, perché se la Disney è arrivata a fare un film del genere, penso che per farci proprio capire un po' cos'è l'anima, come funziona più o meno questo mondo. Niente, grazie di cuore che siete qua, riflettere e studiare qua con me. Se ti è piaciuto, schiaccia un pollice in su, condividi e ricordati di iscriverti al canale Tati Ami Cuore. Attivando il campanello rimarrai sempre aggiornato. Alla prossima, ciao!